Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Oggi nuova pillola di Mini 4VD. Parleremo di caricabatterie. È appena arrivato in Italia lui, l'NC 3000 Pro. So che tanti di voi sono curiosi, però così, dato che parlare solamente di quelle che sono le caratteristiche di un nuovo caricabatterie annoia un po' tutti, me compreso, abbiamo pensato di fare un discorso un po' più ampio, quindi di ragionare proprio in linea generale a livello di caricabatterie, quelli che sono disponibili adesso in commercio, e andare a vedere quello che secondo noi è il più indicato all'interno del mondo Mini 4VD. Ovviamente questo ragionamento sarà fatto anche in funzione un po' di quello che è l'uso che ne andremo a fare. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo che per sostenere il canale ci sono gli abbonamenti, potete iscrivervi ovviamente qui al canale, cliccare la campanellina e rimanere aggiornati con tutti i nuovi contenuti sul canale. Ma torniamo al video. Allora, innanzitutto partiamo da vedere insieme l'NC 3000 Pro. NC 3000 Pro che è appena uscito, nuovo caricabatterie specificatamente dedicato a pile in formato AA e AAA, perché ovviamente avendo degli slot che sono parte integrante del form factor del caricabatterie è impossibile riuscire a incastrarne di altro tipo. All'interno della scatola, volevo farvi vedere, era presente soltanto un manuale di istruzioni che andremo a vedere, nient'altro, quindi non è presente né cavo di alimentazione né spina di corrente, cosa di cui poi andremo largamente a parlare. Allora, dal punto di vista dell'alimentazione, lo vedete anche qui, l'alimentatore richiede almeno 30 watt in input. La tipologia di collegamento è USB-C, si dovrebbe riuscire a vedere qui, con un cavo che supporta lo standard Power Delivery. Questo alimentatore dovrebbe utilizzare il Power Delivery 3.0, ok? Quindi i cavi che hanno il Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, quindi che arrivano a un 30 watt minimo di alimentazione, sono quelli indicati per fare in modo che tutte le funzionalità vengano, per così dire, alimentate correttamente a livello di caricabatterie. Non c'è molto altro da sapere per questo alimentatore. Come vi dicevo, 30 watt in ingresso, l'alimentazione in carica arriva fino a 3.0A con incrementi di 0.10 partendo da 0.2, quindi una bella granularità a livello di settaggio e un buon valore, quindi si riescono anche a sparare le pile a un buon valore, ecco. 3A è già inizia a essere interessante, così come il discharge che arriva a 2,5. Allora, diciamo che questi valori alla fine sono più che sufficienti, soprattutto perché adesso stiamo così assistendo a una larga adozione di pile non più in formato 2000 mAh o 1900 con le Eneloop, dato che ormai si fa fatica anche a trovarle, ma in formati un pochino più leggeri, quindi come le Fujitsu Rosa che vi ho fatto vedere più di una volta, quindi formati che si aggirano attorno tra gli 800 e i 900 mAh e che quindi, ecco, hanno necessità anche di valori di carica e di scarica leggermente più bassi, anche per essere così salvaguardati nella loro integrità interna. Comunque la capacità di gestione delle pile va dai 100 ai 5000 mAh, quindi tutte le batterie che utilizziamo a livello di Mini 4VD sono coperte. Volevo intanto farvi vedere quello che è l'alimentatore che sto utilizzando io, con un cavo specifico USB-C. La particolarità di questo caricabatterie è che è basato su tecnologia GAN, quindi potrei dirlo male, ma dovrebbe essere tipo nitruro di gallio, una cosa del genere, che permette di avere un alimentatore a parità di wattaggio mediamente alto di dimensioni molto ridotte. Questi caricabatterie sono molto comodi, io li utilizzo da anni ormai anche per i telefoni, perché si recupera tantissimo spazio, e soprattutto adesso che comunque ci sono tutti questi standard che permettono di accorciare i tempi di carica, secondo me è una buona scelta, ecco, averne almeno uno non è mai male. Nello specifico poi ovviamente qui diventa fondamentale, perché SkyRC non ha inserito né un cavo né un alimentatore, quindi se acquisterete lo SkyRC NC 3000 Pro sappiate che per poterlo utilizzare vi servirà almeno un alimentatore di un certo tipo e un cavo con gli standard di cui parlavamo prima. Ed eccolo qua, adesso l'ho collegato all'alimentatore. Allora vediamo insieme quelle che sono le funzionalità. Vado ad inserire qualche pila, così la vediamo. Ok, allora intanto nel momento in cui andiamo ad inserire le pile, quello che compare, ovviamente i numeri sono ovviamente collegati ai singoli slot, è il valore di tensione e se stiamo dando una alimentazione, o meglio, se stiamo dando una carica o una scarica alla pila, e gli eventuali milliampere che siamo andati a variare a livello di cella.
ok? Come funziona il menu? Allora, il primo tasto, questo qui in alto, serve per passare da una porta all'altra, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, quindi 2, 3, ok? Quindi passando e poi si ritorna alla schermata iniziale. Se riclicco ancora, torno al valore numero 1. Che cosa c'è poi? Abbiamo questa rotella, che è la stessa rotella che abbiamo visto su caricabatterie dedicati anche al mondo RC, tipo il D200 che utilizzo anch'io, che permette sia la navigazione che la selezione andandola a cliccare. Ok, ecco, è appena successa una cosa di cui vi volevo parlare. Questo caricabatterie, a differenza del 2500 Pro, e iniziamo a venire alle prime differenze, ve lo appoggio qui di fianco, l'avete visto mille volte, ovviamente rispetto anche al fatto che ci sono 2 slot in meno, quindi il 5 e il 6 non ci sono, e perdiamo anche quella che è la porta in uscita per alimentare i motori e porta USB-C che poteva essere utile ad esempio per caricarci il telefono. Che cos'altro ha di differenza? Allora, da un punto di vista delle funzionalità, questo dispositivo è dotato di Bluetooth. Vedete qui una scritta rossa, si vede poco, ma il device è esposto dal punto di vista del Bluetooth a un'applicazione di SkyRC che si chiama Charger App. Allora, nel momento in cui non è collegato a nessun tipo di smartphone, io ho la possibilità tramite la rotella, ok, facendo clic per selezionare la porta e poi clic per entrare nel menu, di accedere a tutte le funzionalità dedicate. Nel momento in cui però lo vado a collegare al mio smartphone, questa rotella viene completamente disabilitata e tutta la funzionalità di impostazione di ogni singola slot, di ogni singola porta, deve essere necessariamente fatto dallo smartphone a cui è matchato, ok? Questa è una cosa molto importante. Da cosa ve ne accorgete se è collegato o non è collegato? Intanto guardate sul telefono magari, e poi tornando al menu principale, vediamo se riesco a farvelo vedere, andiamo in back, ok? La scritta, questa qui che identifica quello che è l'ID che avrà poi a livello di Bluetooth, diventa blu. Quindi se è blu è collegato, la rotella non ci fate niente. Se provate a cliccare o a girare vi fa passare da una porta all'altra, ma non vi fa cambiare le modalità, non vi fa avviare niente, ok? Fate tutto dallo smartphone, quindi il Bluetooth esclude le operazioni manuali sul dispositivo, il dispositivo esclude la parte Bluetooth, ok? Allora, al primo clic entro nello slot numero 1, se ci clicco ancora entro nel menu. Modalità, allora abbiamo carica, scarica, break-in, ciclo, max boost e turbo. Allora, le ultime 2 modalità sicuramente sono da esplorare. Allora, specificatamente per questa modalità la max boost dovrebbe dare sostanzialmente portare la cella a un livello di tensione più alto, quindi poi la vedremo anche come si comporta. La turbo riduce i tempi di caricamento, anche in questo caso capiremo come si comporta nel dettaglio. Cycle ovviamente lo sappiamo tutti perché ciclare le pile è bene o male il nostro gioco, quindi portarle a regime facendo dei cicli di scarica-carica. Break-in è sostanzialmente il rodaggio delle pile, quindi tramite delle veloci cariche e scariche in rapida successione la cella viene portata a regime con un'operazione pressoché automatica, ok? Charge e discharge ovviamente non hanno bisogno di presentazioni, caricare e scaricare le pile è abbastanza basica come funzionalità. Il cycle purtroppo ragazzi è ancora limitato a 3 cicli. Veramente questa cosa è abbastanza frustrante, perché comunque tantissimi di noi utilizzano ancora caricabatterie che sono fuori commercio, fuori garanzia, che non vengono neanche più prodotti, come il Graupner Ultra Duo che ho anch'io e che utilizzo ormai solo a casa per ciclare le pile, proprio per questo motivo, perché caricabatterie più recenti, ad eccezione dell'MC3000, ormai anche lui ha qualche anno, sono tutti limitati nel numero di cicli. L'MC3000 però è un caricatore che è ottimo, per carità, ma anche lì dal punto di vista della user experience ci sono un po' di problemi, ci sono un po' di cose che me l'hanno fatto andare un po' di traverso, infatti non lo utilizzo più in favore dell'Ultra Duo. E queste appunto sono le impostazioni che possiamo vedere sulle varie modalità, no? Per esempio, vabbè, a parte poter settare la capacità, abbiamo la possibilità di settare il current, che alla fine è quello che ci interessa. Possiamo anche andare ad impostare un voltaggio target che vogliamo raggiungere per la nostra pila, quindi continuare a cercare di caricare finché non la raggiungerà, a meno che non si raggiunga, o il cut-off timer che andrei anche bellamente a disabilitare perché è una roba che odio, e ci sono tutta una serie di altre impostazioni. Possiamo andare a settare, vedete c'è il current mode fisso o automatico, insomma ci sono veramente tante impostazioni rispetto anche a quello che possiamo trovare già per esempio sulla versione precedente, sul 2500 Pro. Sì, perché questo qui è il successore di lui, ok?
ok? Non confondete, dato che la sigla è la stessa, con l'MC3000 con l'NC3000. Questo è un caricabatterie che dovrebbe essere da pista, da portarsi dietro, con le funzioni minime, recupero di spazio anche per il nostro tavolo e fine. Quindi 4 pile, se vi bastano 4 pile perché gestite 1 o 2 macchine, secondo me non è male. Veniamo un po' a considerazioni un po' più diciamo articolate rispetto alle mere caratteristiche di questo device. Allora, io lo aspettavo, vi dico la verità, perché il 2500 Pro è stato il caricabatterie per quanto mi riguarda all'interno del mondo Mini 4VD, perché in un solo device dava la possibilità comunque non solo di caricare e scaricare fino a 6 pile, gestirne 6 anche in gara, ma anche l'alimentazione tramite port XT60 in uscita di qualcosa, ci dava la possibilità anche di effettuare il rodaggio motori. Oltre a quello, anche la porta USB veramente, secondo me, è stata un overkill, perché dava anche la possibilità di fare altre cose, per esempio se non si stava caricando le pile, magari di alimentare il telefono, caricarlo o fare altre cose. Purtroppo non era utilizzabile sempre durante la carica e la gestione delle pile, comunque intanto c'era, ok? Altra grande differenza, ragazzi, che probabilmente non so se l'avete notata, ma ve la dico io, è che questo alimentatore arriva con una sua spina di corrente, con la spinetta, la DC, ok? E non con una porta USB-C, ed è dotato di quell'alimentatore lì. Cosa comporta questo? Comporta che nella spesa finale, nel momento in cui andrete a comprare un 2500 Pro, avrete tutto per partire, ok? Il 3000, secondo me, per come la vedo io, è un alimentatore che è molto utile ed è molto comodo per chi si sposta tanto, come la maggior parte dei racer italiani, e ha un set anche già di strumenti, quindi va ad essere un'aggiunta, non uno strumento chiave. Quindi va da sé che se state iniziando, state guardando questo video per prendere il vostro prima caricabatterie, il mio consiglio rimane comunque quello di comprare il 2500 Pro, proprio perché vi dà la possibilità intanto di avere più pile da gestire contemporaneamente, che è una buona cosa. Lo slot dei motori di cui parlavamo prima vi dà la possibilità, magari col supporto di barattolini o sistemi di alimentazione ai motori, di iniziare a guardare anche tutto il tema dei rodaggi. Ho fatto anche dei video dedicati a quelli. E poi c'è anche la porta USB, quindi tutta una serie di funzionalità lo rendono molto più completo come primo caricabatterie. Io perché aspettavo tanto il 3000? Aspettavo tanto il 3000 perché, lo sapete, mi sposto spesso tra Parma e Roma, e avere un alimentatore di questo tipo, molto più compatto, molto più piccolo, con tutte le stesse funzionalità che potrei trovare anche nel 2500 Pro, facendomi risparmiare non poco spazio all'interno della mia cassetta, ecco, per me fa la differenza, sicuramente. Vi dico anche la verità, il fatto di avere il supporto dal punto di vista dell'app Bluetooth è una cosa che mi piace. Il display è molto luminoso, si fa molta meno fatica a leggere quelli che sono i valori rispetto al 2500 Pro. Il fatto di poterlo vedere da mobile implica che magari possiamo controllare lo stato delle pile in carica o in scarica anche mentre siamo in fila per provare la nostra Mini, quindi non siamo fisicamente al tavolo, non siamo lì di fianco, ma vogliamo buttare un occhio. Ecco, questa cosa è fattibile. So cosa state pensando, mi è già stato fatto notare che con l'MC3000, ne parlava anche Nico in live mercoledì scorso, il problema di portarlo alle gare era proprio il fatto che se ci sono tanti device dello stesso tipo per l'MC3000 risultava un po' complicato andare a capire quale era di uno e quale era dell'altro. Ecco, nello specifico l'NC3000 introduce una password per potervi accedere, il nome del device è condizionato anche dal codice che vedete sul display nel momento in cui andrete ad accenderlo, per cui ecco, questo piccolo gap secondo me dal punto di vista gestionale e anche di gara è stato colmato. Ora però vorrei fare con voi un po' di paragoni dal punto di vista dei caricabatterie, perché ne sentirete parlare di cotte e di crude, ce ne sono tanti, ce ne sono di diversi, tante sigle. Io ho un po' la passione per i caricabatterie, ne ho tanti, quindi adesso vi apparecchio un po' il tavolo e così proviamo insieme un po' a parlarne, vi do qualche consiglio che secondo me potrebbe essere utile, o comunque qualche riflessione che ho fatto utilizzandoli, gestendoli ormai per qualche anno, e così provo a dirvi la mia. Ok, allora vi ho fatto un minimo di apparecchiata su quello che sono i caricabatterie che ho in questo momento in casa. Ci sarebbe anche lo SkyRC B6, ma non lo trovo. Ho però la basetta fatta dal buon Toffa, specifica per il B6, per cui parleremo di quella del B6 anche in funzione della basetta. Allora, partiamo dal 2500 Pro. Il 2500 Pro, come vi dicevo, secondo me rimane un caricabatterie, soprattutto per quella che è la categoria Jump, dove non c'è la necessità di spremere alla morte le pile. Ovviamente è un gioco che tutti facciamo anche in Jump,
soprattutto se vogliamo veramente arrivare in fondo alla gara in un certo modo, però comunque è un caricabatterie che nella sua complessità potete continuare a utilizzare per anni in jump, con tutta una serie di feature molto molto carine, molto molto importanti. Citavamo prima il discorso della porta motore, che magari abbinata anche al barattolino del buon Omega, vedete, con una porta XT60 dà la possibilità di fare il rodaggio inserendo il motore in un po' di petrolio bianco lampante, alimentandolo, settando i voltaggi, e quindi così, se vi interessa, abbiamo fatto un minimo di guida anche di questo. Il kit completo sarebbe 2500 Pro barattolo, avete praticamente tutto per pile e motori. Step successivo, per quanto mi riguarda, potrebbe essere, volendo avere un qualcosina di più dal punto di vista della gestione soprattutto domestica, quindi a casa nel momento in cui vogliamo lavorare le nostre pile, per dei caricabatterie, dei caricatori, diciamo, chiamiamoli così, con delle funzionalità un po' più avanzate, soprattutto in termini di ciclo e di precisione di rilevazione della resistenza e della tensione all'interno delle nostre celle. Ve ne ho messi qui due, anche se io in realtà li utilizzo in combo, sì, perché l'Ultra Duo, questo è il famoso Graupner, che vabbè, tra l'altro il mio adesso non funziona, però tanto non ve lo devo accendere, almeno lo vedete, vi dà la possibilità di avere delle uscite, ok, eccole qui, con sostanzialmente, questo nello specifico che è il 50, la versione intermedia, ha due uscite gestite relativamente da uno schermo e dall'altro, e una terza uscita che semplicemente viene alimentata. Sulla terza uscita in questo caso io vado ad utilizzarla per l'overloader, che è un altro ottimo caricatore che però non è dotato di alimentatore, in questo caso appunto va alimentato a parte. Le caratteristiche di questi caricatori, come vi dicevo, sono l'alta precisione, la capacità di gestire molti più cicli rispetto ai caricatori di SkyRC, e quindi ecco, permettono di effettuare delle lavorazioni anche sul lungo senza dover così riavviare il processo di ciclo ogni 3 cicli, veramente una cosa fastidiosissima, per cui ecco, questi caricatori, che ormai sono anche abbastanza datati, vengono ancora utilizzati da quel punto di vista proprio per quello. Tra l'altro l'overloader, a parte essere molto bello esteticamente, dal punto di vista del prezzo si trova ancora delle cifre piuttosto abbordabili, parliamo di circa 80-90 euro con la scatola, quindi ecco, se avete la possibilità di alimentarlo, secondo me è ancora un caricatore che ha la sua, soprattutto dal punto di vista dei cicli, anche se dal punto di vista della bilanciatura bisogna farsi, se siete in grado, un cavo a livello di basetta che lega le celle, ecco, perché altrimenti, con rispetto magari agli SkyRC, non vedrete effettivamente la singola pila. Diciamo che ecco, una delle caratteristiche di questi caricatori è che poi va sempre e comunque abbinata una basetta stampata in 3D, proprio perché a livello di form factor non sarebbero predisposti, o comunque sono, diciamo, costruiti in maniera molto più aperta rispetto a questi che sono fatti appositamente per le pile nel formato che le andremo a utilizzare noi, per cui ecco, supportandoci con la stampa 3D, con basette o altri sistemi di questo tipo, andiamo comunque ad intervenire senza troppi problemi. Questi possiamo definirli come anche caricatori ad alto livello, ecco, chiamiamoli così, o un po' più professionali. Soprattutto l'Ultra Duo viene utilizzato anche in categorie quelle da reparto corse, come le chiama il Cavaliere Nero, no? Quindi caricatori che danno la possibilità di piccare le pile in un certo modo, di gestirle in un certo modo, e hanno anche un'affidabilità nella lettura dei valori molto molto alta. Questo è dato soprattutto dal fatto che i valori tra un Ultra Duo e un altro Ultra Duo sono praticamente identici. Questo non vuol dire che tutti ci dobbiamo ovviamente standardizzare su questo, perché questi caricatori non hanno garanzia, sono difficili da riparare, e hanno anche una complessità di utilizzo non indifferente dal punto di vista anche dell'esperienza utente, e soprattutto hanno delle funzionalità che non a tutti servono. Ecco, chi fa jump per esempio un Ultra Duo lo usa per ciclare, va bene, ma poi alla fine anche chi se ne frega. Sì, perché tra l'altro con l'avvento anche in Italia finalmente delle NeoChamp, che sono comunque le pile commercializzate direttamente anche da Tamiya, questo grosso problema del ciclare non è che abbia tutto questo impatto, ok? Sono pile che sono quasi sostanzialmente pronto pista, almeno per quella che è la mia esperienza. Io ho provato a fare un centinaio di cicli su questa tipologia di pile e non è che abbia ottenuto proprio tutti questi risultati, anche andandole a trattare un po' coi guanti. E dopo questi caricatori un pochino più vetusti,
quindi non supportati da garanzia e quant'altro. Ecco, ritorniamo all'interno del mondo SkyRC partendo secondo me dal B6 che al momento nelle varie declinazioni si aggira tra i 50 e 70 euro come forbice. Vi facevo vedere prima questa che è la basetta fatta da T-Pro dal buon Toffa, che permette di collegarsi al B6 tramite porta XT60 e di dare modo al caricatore anche tramite questo cavetto di bilanciarne l'alimentazione. Allora, a me piace molto il B6, adesso qui purtroppo non riesco a farvelo vedere, magari vi metto un'immagine sopra nel video mentre parlo, però quello che vi posso dire è che ci sono un po' di lacune da questo punto di vista, nel senso che tramite quel caricatore non abbiamo la possibilità di vedere in tempo reale quella che è la tensione delle singole pile, delle singole celle che andiamo ad inserire all'interno della nostra basetta, e per me già questo è un grosso problema. Non solo questo, ma anche la resistenza appunto delle celle non è mostrata durante la fase di carica, di scarica o anche di ciclo. Abbiamo visto che c'è un trucchetto cambiando la tipologia di cella, passandola in lipo e cliccando il tasto su per qualche secondo viene mostrata, quindi è un problema software e quindi ci chiediamo SkyRC ma perché? Detto questo, però, l'alimentatore ha dalla sua veramente le dimensioni molto compatte e la trasportabilità altissima, quindi lo possiamo considerare come un caricatore entry level? Secondo me no, perché comunque a quella cifra lì va abbinata una basetta e sono all'incirca altri almeno 25 euro, e quindi arriviamo all'incirca attorno agli 85, ok? Oltre a quello dovremmo andare ad inserire poi tra le spese necessarie per una configurazione del B6 un cavo USB-C e un alimentatore di un certo tipo come quelli che vi facevo vedere prima, quindi diciamo che bene o male all'incirca la spesa finale si aggira attorno ai 100 euro. 103, 105 euro circa è quello che costa solamente il 3000 Pro, che rispetto comunque al B6 dà la possibilità di avere la parte slot, quindi la parte di inserimento delle celle già integrata all'interno del caricatore, quindi è un qualcosa che non dobbiamo andare ad inserire. Oltre a questo tutte le varie funzionalità, il fatto che effettivamente il caricatore è fatto per i formati che interessano a noi, quindi mostra sia la tensione che la resistenza interna, abbiamo tutta una serie di funzionalità, il Bluetooth e via dicendo. Però non scordatevi che in termini di spesa anche qui un altro 20-30 euro dobbiamo aggiungerli, quindi secondo me alla fine si ritorna sempre e comunque, se vogliamo così per così dire approcciare come neofiti al mondo delle Mini 4UD, a questo fantastico 2500 Pro, che è sempre secondo me il più indicato. Lo comprate, ha il suo alimentatore, vi gestisce fino a 6 batterie. Quando volete iniziare ad approcciare il mondo dei motori potete utilizzare anche lo slot, quindi se dovessi da un punto di vista di classifica definire quale secondo me è il più utilizzabile e comunque il più versatile, rimane comunque il 2500 Pro a priori. Per chi si sposta tanto, per chi è già iniziato nel mondo Mini 4UD, secondo me l'NC3000 è un'ottima aggiunta, quindi io appunto ce l'ho proprio per questo motivo, perché spostandomi lo utilizzerò tantissimo. Quindi purtroppo neanche questo nuovo caricabatterie va a sostituire o comunque si sovrappone alle funzionalità che abbiamo visto e che continuiamo a utilizzare in larga misura su caricatori molto più datati come l'Overloader, l'Ultra Duo, ma anche il Polaron per esempio, caricatori che costano oltre 200 euro in resell ormai, per cui quelli rimangono ancora buoni ragazzi. Se ce li avete tranquilli, non vi si svaluteranno, non dovete venderli in fretta e furia, teneteveli stretti. Che altro dire ragazzi, dal mio punto di vista questo caricatore è sicuramente promosso sia in termini di ingombri, gestione, funzionalità, anche se così avrei preferito che avesse perlomeno la porta motore o una porta USB alimentata come il suo predecessore, quindi che non fossero state tolte delle funzionalità ma solamente reso un po' più compatto e aggiunto il Bluetooth. Per me sarebbe stato veramente un overkill. Questi benedetti cicli SkyRC almeno 5, con 3 non ci facciamo niente, ok? Con almeno 5 cicli avrebbe così assunto tutta un'altra serie di significati secondo me, perché veramente già con 5 cicli si può avere una cadenza anche in gestione delle pile da casa, e quindi sarebbe stato un dispositivo, non dico all-in-one, ma quasi. Che altro dirvi ragazzi, anche per questo video è tutto, vi ringrazio della compagnia e spero che queste riflessioni vi possano essere utili. Se avete pareri, se avete già acquistato l'NC3000, se avete altri caricatori da segnalare, vi aspetto qui sotto nei commenti. Come al solito iscrivetevi al canale, ve lo ricordo ancora se non l'avete ancora fatto, abbiamo gli abbonamenti per supportarci. Che altro dire, addio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!